Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui con Bibit per un altro tutorial. Oggi vediamo un argomento abbastanza specifico per quello che riguarda l'utilizzo Bibit, ossia la costruzione e l'utilizzo di quello che noi abbiamo chiamato gli show, quindi gli spettacoli che possiamo organizzare con il Bibit. Come avete visto nel tutorial precedente, su Bibit si possono costruire le playlist, ma questo non è l'unico modo di andare a creare delle scalette di backing tracks. In particolare oggi parliamo appunto dell'opportunità di costruire degli show che, a differenza delle playlist, possono contenere qualsiasi tipo di evento. Quindi possono contenere una backing tracks, possono contenere una traccia video, possono contenere addirittura uno spazio di tempo occupato solamente da un metronomo. Potrete inserire nel vostro spettacolo questa porzione dove l'unica cosa presente sarà il metronomo. Vediamo come si costruisce lo show, così potete rendervi conto di quale sia la potenzialità di questo strumento per organizzare la propria scaletta, la propria serata, se non il proprio spettacolo nel suo intero svolgimento. Dunque qua, attraverso il Bibit Manager, possiamo andare a costruire lo show. Lo show è formato da tante scene, quindi la prima cosa da fare è creare un nuovo spettacolo dandogli il nome, quindi lo chiamiamo video show, salviamo il nome di questo spettacolo e a questo punto il software ci chiederà di inserire una nuova scena. Premiamo il tasto più e creiamo la nostra nuova scena. Ecco, qui vedete l'opzione perché possiamo inserire una scena già esistente oppure creare una nuova scena. In questo caso noi non abbiamo nessun tipo di scena nel nostro archivio, creiamo una scena che automaticamente viene inserita all'interno dello show. Ecco, in questo caso quello che possiamo fare ovviamente sarà riempire la nostra scena con gli eventi che ci interessano. Doppio clic sulla scena e qui abbiamo un box all'interno del quale, mettiamo tutto schermo per avere maggiore visibilità, all'interno del quale possiamo inserire gli eventi che costituiscono la scena. Con il tasto più andiamo a inserire un evento che in questo caso potrebbe essere una backing tracks tra quelle già archiviate all'interno del Bibit, un metronomo, quindi una porzione di tempo occupato da un metronomo, oppure un media, quindi un video in questo caso, oppure uno spazio assolutamente vuoto. Iniziamo con l'inserimento di una backing tracks, in questo caso inseriamo questo file e lo aggiungiamo. Come vedete si crea questo slot che ci indica praticamente quale è l'elemento contenuto all'interno dello show, della scena in questo caso. Aggiungiamo un secondo elemento che potrebbe essere ad esempio un evento di metronomo. Qui possiamo scegliere il BPM 120, la durata 1 minuto, la metrica, quindi 4 quarti in questo caso. Aggiungiamo il metronomo. Vedete che in questo caso si è inserito tra i due elementi uno spazio, un piccolo slot con due simboli, il simbolo di stop e il simbolo di play. Ecco, in questo caso è indicato il simbolo di stop. Cosa significa? Che una volta terminato il primo evento, in questo caso la backing tracks di bianco, blu, celeste, al termine di questa backing tracks Bibit si ferma e attenderà il consenso, che può essere dato via tastiera o tramite pedale, per proseguire sul secondo slot. Andiamo avanti, mettiamo il terzo slot, che sarà un altro backing tracks, inseriamolo all'interno della scena. Ecco, qui abbiamo questi tre
questi tre eventi che costituiscono la mia scena. Quindi abbiamo due backing tracks, una porzione di metronomo a 120 che dura 1 minuto e una song, un'altra song che durerà altri 3 minuti e 28. Qui vogliamo ad esempio mettere un play automatico e praticamente sappiamo che dopo il secondo slot Bbit andrà avanti automaticamente al terzo. Ecco, via di seguito possiamo andare a costruire la nostra scena, come dicevo, aggiungendo audio, metronomo, media, quindi video, immagini, oppure addirittura uno spazio vuoto. Vogliamo mettere uno spazio vuoto di 2 minuti, perché magari in questo spazio faremo un brano unplugged, quindi senza backing tracks, mettiamo uno spazio vuoto che durerà 2 minuti a nostra scelta. Possiamo ovviamente andare a modificare con il tasto edit gli slot come meglio crediamo. Ecco, abbiamo costruito questa scena che è già in questo momento memorizzata all'interno del Bbit. Quindi il nostro show, in questo caso, lo show che stavamo costruendo, è formato da questa scena. Unitamente alla scena possiamo inserire un media, quindi un video che andrà avanti per tutta la durata della scena, e posso inserirlo in questo slot qui sotto. Inserendo questo video posso ad esempio mettere un video oppure un'immagine. Lo vado a mettere, in questo caso metto un video che non ha niente a che fare con questa musica, ma è giusto per fare un esempio. Ecco, questo video andrà avanti, dura 4 minuti, andrà avanti durante tutta l'esecuzione della scena, quindi avrò una scena musicale con delle backing tracks, dei metronomi, delle pause bianche, eccetera, dove comunque la band ovviamente suonerà, che è accompagnata da un video. Ecco, in questo caso, ad esempio, un esempio che si può fare è se voglio costruire una situazione preserata dove avrò una scaletta che posso configurare in questo stesso modo con delle registrazioni audio che possono essere degli MP3 o comunque della musica di ascolto, di ambiente che voglio inserire nel preserata, potrò accompagnarlo ad esempio con un video che in automatico scorre durante l'esecuzione musicale. Ecco, io ho costruito la prima scena. A questo punto, tornando nello show, questo show mi dirà che è composto da una scena per un totale di 10 minuti. Ovviamente posso inserire nello show altre scene, altre situazioni, fino al completamento della mia serata. Queste informazioni sono direttamente salvate sul Bbit, quindi a questo punto il Bbit è pronto per la serata, non devo fare altro che staccarlo, metterlo in valigetta e portarmelo in serata per il mio live. E questo è lo show. Ecco, lo show è un elemento che si può costruire solamente con il Bbit Manager, quindi con l'applicazione su PC, perché all'interno del Bbit invece l'unica cosa che si può fare a livello di scaletta è costruire la playlist. Quindi, data la complessità di uno show che può unire diversi elementi di varia natura, eccetera, abbiamo preferito limitare l'editing all'interno del software. E questa è la gestione degli show. Ora, un'altra cosa che voglio mostrarvi, che riguarda gli aggiornamenti che stanno uscendo del software del Bbit Manager, quindi del sistema Bbit, è la possibilità di scaricare i file MTA che MLive, l'azienda che produce Bbit appunto, mette a disposizione all'interno del marketplace songservice.it.com nelle varie desinenze a seconda delle nazioni nelle quali operiamo. Noi produciamo backing tracks in formato multitraccia audio, quindi è un formato che può essere utilizzato sul Bbit. Ovviamente Bbit ha un suo formato multitraccia, che in questo caso è l'MTA 8, perché come sapete Bbit legge fino a 8 tracce stereo o 16 tracce mono. Quindi andando all'interno del sito songservice.com, in questa area, che è quell'area dei multitracks, il sito songservice.com include tanti formati, dal formato MIDI file, MP3, eccetera,
Qui abbiamo l'acquisto delle basi in formato multitraccia e selezionando la versione MTA, che in questo caso si trova in questa posizione, scarichiamo una versione fatta apposta per il Bbit. Ecco, per fare tutto questo è necessario loggarsi, ossia prima cosa bisogna registrarsi sul sito Song Service, quindi ci si registra, si crea un account, poi si va nel Bbit Manager, si esegue il login da questa pagina, che è la pagina di login, quindi si metteranno gli stessi dati che abbiamo usato per la registrazione, email e password. Da quel momento il Song Service ci riconosce, quindi sa che quando andiamo ad acquistare degli MTA li acquistiamo per il Bbit, quindi il formato che viene rilasciato sarà quello giusto per il Bbit e si potranno suonare tranquillamente con il Bbit. In molti casi gli MTA includono anche le lyrics, quando gli editori concedono licenza per questa possibilità, e includono le lyrics che potranno essere viste attraverso l'applicazione Prompter che si utilizza su tablet oppure su smart device come uno smartphone, eccetera. Quindi nel caso degli MTA, se si vuole costruire un repertorio di brani editi, ovviamente nel caso di una cover band o chi fa musica da ballo o musica internazionale, logicamente può usare questo repertorio che è già completo di molte informazioni, tra le quali quelle delle lyrics, quando presenti, che possono essere usate sul tablet. Nel caso in cui le liriche non siano presenti, è possibile comunque inserirle tramite i meta event all'interno delle DAW. Poi probabilmente espanderemo in questo senso anche il Bbit Manager, inserendo anche da qui ci stiamo lavorando, una sezione di editing per le lyrics. Nel breve uscirà una versione del Bbit Manager che consente di inserire gli spartiti in formato PDF. Gli spartiti che saranno quindi inseriti all'interno dei progetti audio, quindi visualizzati sul palcoscenico tramite app Prompter sui tablet sia di sistema Apple iPad che tablet di sistema operativo Android. In tutti i formati c'è questa applicazione che si chiama Prompter. È un'applicazione gratuita, quindi si può scaricare gratuitamente dai vari marketplace ufficiali. Bene, detto questo, ci salutiamo. Nel prossimo tutorial vedremo alcune altre funzionalità del Bbit, tra le quali il metronomo e tutte le funzionalità di sistema che permettono di customizzare la macchina e di renderla adatta al proprio utilizzo. Ciao a tutti da MLive.